Un paradiso tropicale con numerosi personaggi, tutti in posizioni diverse. Quest'opera di Gauguin, ambientata a Tahiti, ci racconta di una storia che sembra lontana, ma in realtà non è così lontana. Ci sta raccontando infatti di noi, delle nostre vite e di quelle domande che almeno una volta, anche solo per caso, ci siamo fatti. Io sono Clelia e oggi scopriamo il capolavoro di Gauguin dal titolo Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo, del 1897. Il video è diviso in varie sezioni, quindi se sei interessato ad una di queste nello specifico, ti consiglio di andare al minuto che ti interessa e trovi tutte le sezioni anche in descrizione. Tahiti è la più grande delle isole della Polinesia francese nell'Oceano Pacifico e qui Gauguin ha vissuto per quasi 10 anni e molte delle sue opere sono state ispirate a questi paesaggi che per noi sono esotici, ma che in realtà sono molto più vicini di quello che pensiamo. I corpi in quest'opera, come in altre dello stesso genere, sono solidi e sensuali e i colori molto intensi e accesi. In parte sono ispirati a questi luoghi lontani e in parte sono invece immaginari. Come altri dipinti di Gauguin, anche questo racconta infatti una storia, in questo caso il ciclo della vita, e lo si intuisce già dal titolo, composto da alcune delle più importanti domande esistenziali di sempre. Da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo. L'opera si legge da destra verso sinistra e le figure rappresentano ognuna un diverso stadio della vita. Il ciclo inizia in basso a destra con un bambino che dorme e finisce sulla sinistra con una donna anziana accompagnata da un uccello. Una delle curiosità che mi ha sempre attirato molto di quest'opera è il fatto che Gauguin riutilizza diverse figure delle sue opere del passato in questa. Ad esempio, il totem della divinità tahitiana si ritrova in altre opere e anche la figura della giovane donna vicina all'anziana sulla sinistra è presente anche in opere dello stesso anno, come quella conservata al Musée d'Orsay di Parigi, che ho visto, bellissima. Per lui questo è il suo più grande capolavoro e sarebbe dovuto anche essere l'ultimo, tanto che tenta il suicidio poco dopo averlo realizzato. Questo inoltre è uno dei lavori più significativi anche e soprattutto per l'uso del colore. I colori qui possono essere definiti saturi, che è un termine tecnico che viene usato sia in arte che in fotografia e serve, in breve, per definire un tono del colore puro, quindi senza un uso eccessivo né di bianco né di nero al suo interno. Inoltre le figure sono definite da contorni scuri e lineari e creano quindi una composizione generale quasi piatta e astratta. Una composizione che è molto influenzata dalla pittura giapponese, come per altri artisti del periodo, per esempio Van Gogh. Il contrasto e l'accostamento dei colori in questa, come in altre opere di Gauguin, non è affatto casuale. L'artista utilizza vicini i verdi e i blu per la natura, a contrasto con il giallo-oro dei corpi. Il colore, infatti, non solo aveva una funzione sensuale e decorativa, ma anche era usato per suggerire ed esprimere delle emozioni. Gauguin considera questo dipinto, che è ricco di simbolismo e di riferimenti mitologici, il culmine della sua opera. Dimostra l'uso radicale del colore e della forma, che lo hanno reso poi così influente e conosciuto, agevolando la strada agli espressionisti del Novecento e all'arte astratta. Ma scopriamo insieme qualche dettaglio in più. Il bambino sulla destra rappresenta il punto di inizio della rappresentazione, il primo stadio del ciclo della vita. Esattamente come nella lettura convenzionale orientale, infatti, Gauguin decide di rappresentare la sua storia da destra verso sinistra. Il bimbo è circondato da un gruppo di 3 donne e è rappresentato alla perfezione dal punto di vista della prospettiva convenzionale. E sempre sulla destra, in secondo piano, Gauguin rappresenta con un contrasto di blu e di verde contro il giallo il paesaggio di Tahiti, un paesaggio naturale fatto di rami e di alberi dalle forme curve. Un paesaggio che dà un senso di serenità e di armonia a tutta la composizione. Al centro dell'opera 2 figure vengono esaltate. Una di queste è una donna seduta di spalle che sembra mettersi la mano fra i capelli mentre ascolta con attenzione e attira la nostra di attenzione perché è seduta di spalle e la sua schiena è illuminata dalla luce del colore chiaro che Gauguin ha scelto apposta di applicare sulla tela per rappresentarne la pelle. E al centro, quasi esatto dell'opera, un giovane si alza per raccogliere della frutta e riempie in altezza tutta la composizione. Potrebbe essere simbolo all'interno del ciclo della vita dei piaceri della giovinezza. È al centro perché rappresenta il momento centrale della nostra vita, quello più ricco di frutti. Come le altre figure, anche questa ha i contorni neri e il colore della pelle di un giallo-oro intenso che contrasta con lo sfondo blu e verde della scena. In basso sulla sinistra, seduta e molto pensierosa, c'è una ragazza con in mano uno dei frutti, sta infatti mangiando un mango ed è circondata da 2 gatti bianchi.
Probabilmente è la protagonista della seconda parte dell'opera, che viene identificata con la seconda domanda del titolo, chi siamo? La ragazza infatti sembra concentrata nel rispondere alla domanda e anche i colori della sua figura sono più chiari e in alcune parti più vicini al marrone e non al giallo del giovane che è alla sua destra in piedi. La presenza di sculture e di divinità di Tahiti nelle opere di Gauguin in questo periodo è molto diffusa. Un esempio è l'opera Mata Mua, di cui vi ho parlato sul canale nel giro che abbiamo fatto insieme al Museo Thyssen di Madrid. La divinità rappresentata in questo caso però è differente, è presente solo in un'altra opera di Gauguin, Nel giorno di Dio del 1894. Si tratta della divinità del mondo ultraterreno, che era per questo intagliata e dipinta di blu. Gauguin, durante il suo periodo a Tahiti, rimane sconvolto dalla distruzione dell'arte sacra nativa da parte dei missionari cristiani e per questo decide di inserire spesso delle figure divine locali nelle sue opere. Ma torniamo al ciclo della vita. Seduta all'estrema sinistra dell'opera, a concludere il ciclo, c'è una donna anziana con la pelle più scura. Vicino a lei una giovane donna, bella e sensuale. La donna anziana è accovacciata, quasi come se stesse uscendo dall'opera. Sta forse aspettando la fine della sua vita. E accanto a lei un uccello bianco a simboleggiare quel momento che è sconosciuto per tutti noi e che dovrebbe essere il passaggio dalla vita alla morte. Infine un ultimo particolare si trova in alto a sinistra, il titolo dell'opera, da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo. È arrivato infatti a noi grazie all'iscrizione del dipinto. In alto a sinistra, in francese, possiamo leggere queste 3 domande scritte da Gauguin. Negli ultimi anni della sua vita Gauguin infatti dà titoli formati da domande a diverse delle sue opere. Questo forse perché voleva sottolineare l'importanza dell'essersi posto certe domande a livello esistenziale durante la sua di vita. Gauguin ha creato uno stile unico e personale, reagisce all'impressionismo e lavora con il colore come forma di espressione delle emozioni. La sua vita non è stata per nulla convenzionale, esattamente come le sue opere. Ve la racconterò di sicuro nel dettaglio in futuro, se volete, però vi dico soltanto che nasce a Parigi, si sposta in Perù da bambino, poi torna in Francia e da lì decide di sconvolgere la sua vita e la sua carriera e inizia a dipingere a tempo pieno. Così si ritroverà in diversi paesi del mondo, tra cui sappiamo di Arles per pochissimo tempo con Van Gogh, ma anche Panama e l'isola Martinica. Nel 1991 decide di partire per Tahiti, che è colonia al tempo francese. Qui vive in grande povertà e si ammala di sifilide, ma realizza anche alcune delle sue opere più belle di sempre e interessanti. E Da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo è proprio una di queste, uno dei grandi capolavori. La sua tecnica quindi cambia negli anni. All'inizio della sua carriera Gauguin dipinge con pennellate veloci e visibili, in pieno stile impressionista. Ma ad un certo punto si distacca da questo stile e comincia ad usare delle vernici per evitare che i colori si mescolino fra di loro, fin quando le difficoltà economiche lo costringono a usare meno vernice o degli strati di vernice però più sottili. Le linee nere che separano le zone di colore tendono a rendere le forme un po' più astratte, una scelta ovviamente consapevole che influenzerà moltissimo l'arte espressionista successiva nel Novecento. Se sei arrivato fin qui, benvenuto nell'Arte Club, per tutti gli appassionati d'arte che hanno voglia di scoprire qualcosa in più sull'opera o l'artista del giorno. Lascia un commento qui sotto con l'hashtag ArteClub e preparati per scoprire la chicca del video di oggi. Non tutti lo sanno perché si pensa sempre a grandi nomi come Leonardo o Pollock nel Novecento, ma una delle 5 opere più pagate al mondo è proprio un Gauguin del periodo di Tahiti. La traduzione del titolo di quest'opera dal tahitiano è Quando ti sposerai? Quindi un'altra domanda. Il lavoro è stato acquistato per 210 milioni di dollari dalla sorella dell'emiro del Qatar, da una delle collezioni europee storiche più famose al mondo, quella di Rudolf Steikelin. Steikelin era un uomo d'affari svizzero, famoso per aver collezionato nella prima metà del Novecento opere degli impressionisti e dei post-impressionisti, e poi aver rivolto la sua attenzione all'arte asiatica, che in fin dei conti, se ci pensate bene, aveva influenzato anche questi due movimenti. Alcune delle sue opere sono state per anni esposte al Kunstmuseum di Basel, tra cui anche questa, fino al 2015 però, quando è stata venduta. Il primo prezzo riportato per la compravendita era di 300 milioni di dollari. Poi, a causa di un'azione legale per il pagamento della commissione dell'intermediario Simone de Pury, banditore d'asta per Sotheby's che lavora anche come art dealer, l'opera è stata dichiarata del valore di 210 milioni di dollari,
una delle tipiche storie di compravendita delle opere che a me attirano tantissimo. E, se ne vuoi scoprire anche altre, ti suggerisco di dare un'occhiata al mio video sulle 5 opere più costose al mondo qui sul canale. E se questo video sul ciclo della vita di Gauguin ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video legati ad arte, viaggi e mercato. Grazie e alla prossima!